Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi una torta fatta sfruttando uno dei tanti panettoni che in questo periodo dell'anno abbondano e ci risparmiano di cuocere la base per la torta di Natale. Iniziate a preparare la crema per la farcitura scaldando leggermente il latte con lo zucchero. Nel frattempo mettete in ammollo un foglio di gelatina per farlo ammorbidire 5-6 minuti. Fate sciogliere lo zucchero nel latte mescolando e appena vedete che iniziano a formarsi le bollicine sui bordi della superficie, spegnete la fiamma e aggiungete tutto il cioccolato a pezzetti. Sfruttate il calore del latte per far sciogliere il cioccolato girando con un cucchiaio o un frustino. Si formerà una crema piuttosto liquida. Aggiungete dunque il foglio di gelatina strizzandolo per eliminare l'acqua in eccesso e fate sciogliere anch'esso nella crema. Versate il tutto in un contenitore che può andare anche in frigorifero e aggiungete la panna. Mescolatela fino a quando non avete ottenuto un composto omogeneo, poi copritela con carta pellicola aderente alla superficie e portatela in frigorifero per tutta la notte a fare solidificare. La crema in questa fase sarà ancora molto liquida e ha bisogno che la gelatina faccia presa per addensarla, quindi almeno 12 ore, ma un giorno intero male non gli fa. Il giorno dopo potete iniziare a montare la torta. Io per semplificare utilizzo direttamente una confezione di ananas al naturale, cioè non sciroppata e conservata direttamente in succo di ananas. Se volete e avete tempo potete usare un'ananas fresca, usarne metà per farcire la torta e con l'estrattore ottenere il succo dell'altra metà. Tagliate le fette di ananas in modo da creare dei cubetti abbastanza piccoli per poter essere distribuiti poi bene sulla torta e mettetele un attimo da parte. La crema, che si chiama namelaca, dopo aver riposato almeno 12 ore in frigorifero, sarà diventata densa e soffice, pronta per essere mangiata al cucchiaio o per farcire. È una cosa da provare, ve l'assicuro. Potete usarla direttamente così oppure montarla per renderla ancora più soffice e ariosa. Inizialmente le fruste faranno collassare la crema che tenderà a tornare liquida. Non vi preoccupate perché è normale. Continuate a lavorare con le fruste per 5-6 minuti fino a quando non vedete che la crema ha ripreso solidità. Vedrete che man mano le linee create dalle fruste in superficie diventeranno più persistenti, lasciando dei segni quasi permanenti del loro passaggio. Vuol dire che la crema è pronta e ben montata. Trasferitela dunque in una sacca poche con beccuccio a stella e lasciatela in frigorifero fino al momento di decorare la torta. Questa torta potete crearla sia con il pandoro che con il panettone, che però ritengo più indicato vista la pesantezza della farcitura. Dovrebbe riuscire a sostenerla più solidamente rispetto al pandoro. Tagliate quindi 3 fette più o meno di un paio di centimetri abbondanti, poi valutate anche a seconda dell'altezza del vostro panettone ed eliminate la cupola superiore. Poi nei prossimi giorni pubblicherò un video per recuperare gli avanzi dei panettoni natalizi con una ricetta espressa. Sfruttate ora il succo di ananas che vi eravate tenuti da parte per bagnare le fette di panettone ammorbidendole e dandole il gusto di ananas. Distribuite sulla superficie un paio di manciate di ananas a cubetti che spezzeranno perfettamente con la cremosità della namelaca al cioccolato bianco, con la quale dunque potete anche abbondare senza timore di sbilanciare il gusto complessivo della torta. Riempite tutto lo strato senza esagerare per non far uscire la crema sotto il peso delle fette che andranno sopra e continuate a farcire anche gli strati superiori. Succo, ananas a pezzetti, poi abbondante crema namelaca per affogarli. Sull'ultimo disco, dopo aver inumidito con il succo d'ananas, cercate di fare una piccola decorazione per rendere un po' più gioioso l'aspetto della torta. Approfittate del beccuccio a stella per formare dei ciuffetti rigati che riempiano tutta la circonferenza del panettone. La crema, grazie alla gelatina e alla sua morbidezza grassa, formerà dei ciuffetti perfetti e molto accattivanti, molto più che con la classica panna montata. Fate un secondo giro di ciuffi anche all'interno del primo e se volete spezzare sia con i colori che con il sapore, invece di farla tutta ciuffi anche internamente, potete riempire con i cubetti di ananas che vi saranno sicuramente avanzati. Basterebbe anche metà lattina per farcire tutto un panettone.
Anche la crema alla melaca dovrebbe esservi avanzata. Sfruttatela per riempire eventuali buchi nella farcitura a 3 fette e per avere un aspetto più pieno e perfetto. Aiutatevi con un cucchiaio leggermente inumidito dalla parte del dorso per livellare gli eccessi di crema che fuoriescono e trasferite la torta su un piatto da portata usando 2 coltelli lunghi o 2 spatole. Lasciate in frigorifero fino a qualche minuto prima di servirlo in modo che la crema rimanga bella solida e fresca. Tagliate con un bel coltellone lungo questa montagna di frutta, panna e cioccolato sostenuta dalla naturale bontà del panettone che, liscio o farcito, non può mai mancare sulla tavola di Natale. Io con questa ricetta come sempre vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e anche buon Natale a voi e ai vostri cari e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!